Per il cardigan Mirta sto usando questi tre colori del filato fiocco, il corallo, il corda e il blu. È un uncinetto del 4, sono dei gomitoli da 50 grammi e nell'info box vi lascio il link diretto dove poter acquistare questi filati. Adesso possiamo iniziare con il nostro cardigan. Prima di iniziare il nostro cardigan vi spiego cosa ho fatto. Ho lavorato un pannello unico che non va tutto nella telecamera, però vi faccio vedere poi dopo con il campione il punto, e poi dobbiamo ripiegare su i quarti anteriori, dobbiamo piegare e trovare la metà. Per quanto riguarda il punto, come vedete è un punto molto semplice, è un multiplo di 9 più 1. Nel mio caso ho messo su una catenella pari a 96 cm che corrispondono a 153 catenelle. Quindi voi prendete la vostra circonferenza, che può essere o quella del seno o quella dei fianchi, quindi la circonferenza più sporgente. Vedete quanti centimetri è e dovete mettere una catenella pari alla vostra circonferenza. Nel mio caso 153 per una taglia M corrispondono a 96 centimetri. Quindi se voi per voi 153 è piccola, aggiungete sempre 9 più 9 più 9, poi alla fine una catenella in più perché il multiplo è 9 più 1. Se invece è grande dovete togliere sempre 9 catenelle, quindi se è piccola aggiungete 9, sempre più 9 più 9. Se è grande invece diminuite di 9. Una volta che avete stabilito la vostra circonferenza, io ho iniziato con il blu e ho lavorato 8 giri, quindi 8 giri corrispondono a 10 centimetri. Ho fatto 8 giri con il blu, 8 giri con il corallo, quindi ho ripetuto il motivo e poi ho lavorato il motivo fino ad arrivare a 43 centimetri, e per quanto riguarda il motivo io conto gli 8 punti, gli 8 giri, quindi un motivo, due motivi e alla fine sono un totale di 3 motivi. Adesso però vi faccio vedere il campione del punto, vi spiego come lavorare il punto con il color corda, perché lavorando con il blu non si vede molto dalla telecamera, quindi possiamo iniziare a lavorare. Come vi ho detto nell'introduzione, io ho iniziato a lavorare con il blu, però siccome è molto scuro non si vede dalla telecamera e vi faccio vedere il motivo con il corda. Però vi spiego le misure che io ho usato. Allora, per una taglia M ho messo su 153 catenelle che sono un multiplo di 9, quindi ho messo 153 più 1. Voi vedete quante catenelle dovete mettere per la vostra taglia. Se 153 sono poche, aggiungete sempre 9 più 9 più 9. Se invece sono molte, togliete sempre 9, quindi il multiplo è il 9. Una volta che avete aggiunto le vostre catenelle più una catenella che ci serve per voltare, aggiungete altre 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Quindi poi 1, 2, 3, nella quarta catenella facciamo una seconda maglia alta. Una catenella di separazione, saltiamo 3 maglie di base, 1, 2, 3, nella quarta dobbiamo lavorare 2 maglie alte, 1, rientro 2, una catenella di separazione e rientro e dobbiamo lavorare altre 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, saltiamo 3 catenelle di base, 1, 2, 3, nella quarta lavoriamo una maglia alta, andiamo a fianco e una seconda maglia alta. Quindi il punto che dobbiamo ripetere è sempre questo. Avvicino un altro poco la telecamera.
Quindi sono 2 maglie alte, saltare 3 maglie di base, nella quarta maglia, nella quarta catenella dobbiamo lavorare 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, saltare sempre 3 catenelle di base e lavorare 2 maglie alte in ogni catenella sottostante. Facciamo sempre una catenella di separazione. Saltiamo 1, 2, 3, nella quarta ripetiamo le 2 maglie alte, 1 e 2, catenella, rientriamo nello stesso punto e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, quindi un punto molto semplice. Sempre la catenella di separazione. Saltiamo 1, 2 e 3, nella quarta lavoriamo la prima maglia alta e una seconda maglia alta. Catenella, saltiamo 1, 2, 3 e lavoriamo di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, catenella e altre 2 maglie alte. Dobbiamo ripetere questa sequenza fino a terminare il nostro giro. Ci vediamo al termine del giro. Terminato il nostro giro, adesso voltiamo il lavoro e dobbiamo ripetere il punto come si presenta sotto. Quindi dove abbiamo le 2 maglie alte ripetiamo le 2 maglie alte. Iniziamo con 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta, sempre la catenella di separazione. All'interno qui lavoro le 2 maglie alte, una catenella, rientro e 2 maglie alte, 1 e 2. Di nuovo la catenella di separazione. Qui ho 2 maglie alte, lavoro una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Catenella, vado a fianco, 2 maglie alte all'interno della catenella, catenella di separazione, rientro 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, qui 2 maglie alte, 1 e 2 e vado avanti in questo modo fino a terminare il giro. Praticamente dobbiamo fare 4 giri in questo modo, quindi dobbiamo lavorare altri 2 giri. Abbiamo finito anche il secondo giro. Adesso facciamo il terzo giro uguale ai primi 2. Quindi non cambia niente, il punto non cambia. Iniziamo con 3 catenelle. Vado sulla maglia alta a fianco e lavoro una maglia alta, catenella. All'interno della catenella lavoro 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro nello stesso punto e lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione. Vado dove ho le 2 maglie alte, lavoro le maglie alte come si presentano. Catenella di separazione, vado dove ho la catenella all'interno, lavoro 2 maglie alte, catenella e altre 2 maglie alte. Quindi proseguo questo anche per il prossimo giro. Quindi andate avanti, vi faccio vedere poi il quarto e ultimo giro e poi riprendiamo a lavorare altri 4 giri. Quindi questi 4 giri si ripetono sempre in questo modo. Adesso ripetiamo l'ultimo giro, che è il quarto. Quindi giriamo il lavoro, iniziamo sempre con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Sulla maglia alta, catenella, all'interno del ventaglietto lavoro 2 maglie alte, una catenella e di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2, catenella e proseguo questo per tutto il giro. E una volta che finiamo questi 4 giri dobbiamo fare altri 4 giri, sempre il motivo è uguale, solo che vengono sfalsati i ventaglietti e le maglie alte. Quindi dove abbiamo i ventaglietti facciamo le maglie alte e dove abbiamo le maglie alte facciamo i ventaglietti. Andate avanti e ve lo faccio vedere. Ecco qui i primi 4 giri.
Adesso qui dove abbiamo le maglie alte dobbiamo costruire il ventaglietto, però lo lavoreremo a metà per continuare ad avere i bordi dritti. Quindi inizieremo con 3 maglie alte e finiremo con 3 maglie alte. Quindi giro e lavoro. A questo punto faccio sempre 3 catenelle, 1, 2 e 3. Rientro nella prima maglia alta e lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi abbiamo un totale di 3 maglie alte. Una catenella, vado sulla seconda maglia alta, quindi salto una, vado sulla seconda e lavoro una maglia alta, vado a fianco, quindi salto dove ho la catenella, vado dove ho l'altra maglia alta e lavoro una maglia alta. Ho lavorato le 2 maglie alte. Catenella, qui sulla prima maglia alta lavoro 2 maglie alte. Quindi entro e lavoro la prima maglia alta, rientro una seconda maglia alta e la catenella. Sulla seconda maglia alta lavoro altre 2 maglie alte, così abbiamo formato il nostro ventaglietto. Ecco qua. Adesso catenella. Salto una, vado sulla seconda maglia alta e lavoro la maglia alta. Vado a fianco sulla maglia alta e lavoro la seconda maglia alta. Catenella. Qui sulla prima maglia alta lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella, vado sull'altra maglia alta, quindi a fianco, e lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. Come vedete il punto non è molto difficile. Adesso salto una, vado a fianco e lavoro una maglia alta e a fianco una seconda maglia alta. Catenella, mi ritrovo sulle ultime maglie alte, quindi sull'ultima maglia alta ne lavoro 3. 1, 2 e 3. E dobbiamo lavorare in questo modo altri 3 giri di un totale di 4 giri. Quindi ve lo faccio rivedere. Giriamo il lavoro. Faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3. Sulla prima maglia alta lavoro altre 2 maglie alte, 1 e 2. E ci ritroviamo con le 3 maglie alte. Come vedete il bordo, facendo in questo modo, ci viene dritto. Adesso facciamo la catenella di separazione. Qui sulle maglie alte lavoro le maglie alte come si presentano, quindi il punto è sempre quello, cambia soltanto la sequenza del motivo. Quindi qui abbiamo i ventaglietti e sopra facciamo le maglie alte. Dove abbiamo le maglie alte facciamo i ventaglietti. Quindi qua lavoro, sotto abbiamo le maglie alte e all'interno lavoriamo le 2 maglie alte, la catenella e 2 maglie alte. Quindi è molto semplice, dobbiamo seguire il punto che abbiamo sotto. Qui abbiamo le maglie alte, lavoriamo le maglie alte. Catenella, dove abbiamo il ventaglietto, lavoriamo il ventaglietto. Proseguite questo fino a terminare il giro, poi vi faccio vedere come. Adesso devo fare il terzo giro. Ho finito sull'ultima maglia alta facendo le 3 maglie alte, quindi dobbiamo iniziare sempre in questo modo. 3 catenelle, qui facciamo altre 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione e a questo punto seguiamo il punto che abbiamo sotto. Quindi qui ho 2 maglie alte, lavoro le 2 maglie alte, la catenella. Qui ho il ventaglietto, all'interno lavoro 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Quindi proseguo questo giro e il prossimo giro in questo modo. Poi una volta che fate gli 8 giri, se volete cambiate il filo, altrimenti continuate con un colore solo. Io ho fatto blu e poi
ho fatto 8 giri con il blu e poi ho fatto 8 giri con il corallo. Quindi andate avanti e vi faccio vedere come iniziare dal giro numero 1 e poi proseguite perché il punto è uguale, non cambia. Una volta che vi faccio vedere come iniziare dal giro numero 1, proseguite per la vostra lunghezza. Ecco come si presentano i nostri 8 giri. Una volta che avete fatto 8 giri, cambiate il filo. Io con il corallo ho iniziato e ho lavorato le 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Dobbiamo ripetere dal giro numero 1 e dobbiamo lavorare 4 giri come il giro numero 1. Quindi ho fatto le 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Vado sulla seconda maglia alta e lavoro una seconda maglia alta. Quindi mi ritrovo con le 2 maglie alte, una catenella, qui dove ho le 2 maglie alte, sulla prima maglia alta lavoro 2 maglie alte, quindi 1 e 2, una catenella e sulla seconda maglia alta lavoro 2 maglie alte, 1 e 2 e catenella. Quindi sto riprendendo a lavorare il ventaglietto. Adesso qui ho le 2 maglie alte, salto una, vado sulla seconda maglia alta e lavoro una maglia alta. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta. Catenella. Qui ho 2 maglie alte, sulla prima lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella, vado sulla seconda e lavoro una seconda 2 maglie alte, scusate. Catenella, salto una, vado a fianco e lavoro una maglia alta e a fianco una seconda maglia alta. Catenella, qui sulla prima maglia alta lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, catenella e a fianco altre 2 maglie alte, 1 e 2 e catenella. Qui adesso mi ritrovo alla fine, quindi ho 3 maglie alte, salto una, vado sulla seconda maglia alta e lavoro una maglia alta, vado a fianco e lavoro l'ultima maglia alta. Come vedete il punto non è cambiato, è molto semplice, è facile da lavorare. Adesso giro il lavoro e lavoro le maglie come si presentano. Quindi qui ho 2 maglie alte, le lavoro uguali così come sono. Catenella, qui ho il ventaglietto e all'interno lavoro 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Quando finite questi 4 giri dovete riprendere dal giro numero 3, quindi sulla prima maglia alta lavorate 3 maglie alte, sempre la catenella di separazione, saltate una maglia di base, sulla seconda lavorate una maglia alta e a fianco una seconda maglia alta, quindi il punto non è cambiato. Se volete lavorate come ho fatto io la sequenza 8 giri con il blu, 8 giri con il corallo e poi ho lavorato 3 motivi con il corda e poi andate avanti fino alla vostra lunghezza. Io ho fatto un totale di 43 centimetri e adesso dobbiamo costruirci le spalle. Ecco qui il nostro lavoro finito. Come ho detto, ho iniziato con il blu, ho fatto 8 giri con il blu, 8 giri con il corallo e poi ho ripetuto 3 motivi con il corda fino ad arrivare alla mia lunghezza che sono 43 centimetri. Io ho trovato la metà. Una volta che trovate la metà, per ripiegare i nostri quarti, quindi un quarto va qui e l'altro lo pieghiamo in questo modo e dobbiamo lavorare separatamente i davanti adesso con il dietro e faccio un lavoro per 20 centimetri circa per arrivare alla spalla. Quindi ho tagliato il filo perché adesso voglio riprendere con il corallo. E che cosa ho fatto? Ho trovato la metà e io mi ritrovo con motivi dispari. Quindi ho messo la metà risulta proprio al centro qui
tra le due maglie alte. Quindi ho messo il motivo, ho messo il segno e ho contato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 motivi. Al centro della catenella, dove ho la catenella di separazione, ho messo il segno e ho fatto anche 8 motivi da questa parte. Invece per quanto riguarda il davanti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 motivi. Quindi voi vedete, se vi trovate con motivi dispari, mettete il motivo in più sul davanti. Quindi una volta che avete diviso il vostro davanti con il dietro, dobbiamo lavorare sempre la nostra sequenza e dobbiamo cercare di lavorare come abbiamo finito da questa parte anche dall'altra parte. Quindi prendiamo il color corallo e vi faccio vedere come iniziare a lavorare. Quindi una volta che avete diviso il vostro lavoro, io qua ho il segno, quindi devo lavorare sull'ultimo ventaglietto e devo lavorare, adesso ho fatto 1, 2, 3, 4 giri ripetendo il motivo, adesso devo cambiare la sequenza, quindi dove ho le maglie alte faccio il ventaglietto e dove ho il ventaglietto le maglie alte. E siccome ho finito da questa parte, quindi ho chiuso il filo, continuo la lavorazione da questa parte e inizio con il corallo e lavoro 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta. Vado sulla seconda maglia alta e lavoro una seconda maglia alta, catenella. Qui a questo punto ho le 2 maglie alte e lavoro 2 maglie alte, una catenella, sulla seconda maglia alta una seconda, lavoro le 2 maglie alte e catenella. Qui invece salto una, vado a fianco e lavoro la maglia alta e a fianco lavoro una seconda maglia alta. Quindi vado avanti in questo modo e mi fermo dove ho il segno, cioè prima dove ho il segno, così faccio vedere come proseguire. Sono arrivata dove ho il segno e a questo punto lavoro sull'ultimo ventaglietto, quindi devo lavorare le 2 maglie alte. Salto una, vado a fianco e lavoro una maglia alta e a fianco una maglia alta. Quindi una volta che pieghiamo ci ritroviamo qui lo scalfo. Adesso dobbiamo girare il lavoro e dobbiamo continuare a lavorare 4 giri in questo modo, quindi dobbiamo ripetere sempre il nostro motivo, che non è difficile. Quindi inizio con 3 catenelle, vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta, catenella di separazione, qui all'interno ripeto le 2 maglie alte, catenella e 2 maglie alte, catenella di separazione, vado a fianco, 2 maglie alte. Quindi proseguite questa alternanza di motivo per un totale, nel mio caso, di 20 centimetri. Voi invece vedete quanto vi serve per arrivare alla vostra spalla, perché le spalle cambia da persona a persona, quindi a me bastano 20 centimetri per arrivare alla mia spalla. Ho lavorato per 20 centimetri i 2 quarti anteriori, questo è il dietro che poi lavoreremo. Quindi come ho lavorato questa parte dovete lavorare uguale anche l'altra parte. Quindi ho iniziato dalla parte del rovescio per quanto riguarda con il corallo, ho lavorato una parte, ho lavorato 8 giri con il corallo e poi ho terminato con il blu. E l'ultimo giro lo faccio di mezze maglie alte, questo perché una volta che cucio il davanti con il dietro mi trovo la parte di sopra già diritta. Quindi ho iniziato da questa parte e poi quando ho ripreso dall'altra parte del davanti ho continuato la lavorazione di qua e come vedete ho iniziato come ho lavorato qua, ho iniziato uguale dalla stessa parte, da questa parte, con le 2 maglie alte e il ventaglietto sulle 2 maglie alte sottostanti. Adesso vi faccio vedere come fare le mezze maglie alte e poi iniziamo a lavorare il dietro. Quindi mi alzo con una catenella, filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia
alta sottostante, lavoro una mezza maglia, filo sull'uncinetto, vado a fianco, mezza maglia, a fianco, mezza maglia. Nella catenella lavoro una mezza maglia, vado sulla maglia alta, vado a fianco, sempre nella catenella una mezza maglia alta, qui lavoro 2 mezze maglie alte, quindi una mezza maglia alta su ogni maglia alta sottostante, e non lavoro questa volta nella catenella di separazione, ma vado direttamente sull'altra maglia alta, quindi devo continuare questo fino a terminare il giro. Ogni volta che ci troviamo sul ventaglietto non dobbiamo lavorare dove abbiamo la catenella, ma solo sulle 2 maglie alte, altrimenti viene troppo largo. Continuate, poi vi faccio vedere come lavorare il davanti. Adesso dobbiamo lavorare la parte del dietro, e qui ho il segno nella catenella, ho messo il segno, ho lavorato la parte del davanti e inizio sulla prima maglia alta, inizio facendo le 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. A questo punto dobbiamo lavorare il ventaglietto, metà ventaglietto, perché dobbiamo riprendere la lavorazione dove abbiamo le maglie alte, facciamo il ventaglietto, e dove abbiamo il ventaglietto dobbiamo fare le maglie alte. Il punto non è cambiato, quindi dobbiamo andare avanti in questo modo. Ho fatto già le mie prime 3 maglie alte, le mie 3 catenelle, e rientro e faccio 3 maglie alte, una catenella, vado sulla seconda maglia alta del ventaglietto, lavoro una maglia alta, vado a fianco, maglia alta, catenella, qui lavoro 2 maglie alte sulla prima maglia alta sottostante, una catenella, e sulla seconda altre 2 maglie alte. Quindi dobbiamo andare avanti in questo modo facendo 8 giri con il color corallo e 8 giri con il blu, e terminare sempre con un giro di mezze maglie alte per pareggiare il lavoro. Quindi una volta che arrivate al termine, questa è la parte centrale, quindi non ci serve più il segno, quando arrivate a questo punto sull'ultima maglia alta dobbiamo fare il ventaglietto. Comunque andate avanti e ve lo faccio. Sono arrivata dove ho il segno, quindi salto questa maglia alta, vado sulla seconda e lavoro le 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi ho finito il primo giro. Adesso devo girare il lavoro, riprendere la lavorazione, devo lavorare questi come il primo giro altri 3 giri, quindi questo è il primo, questo è il secondo, sempre uguale rispettando le maglie che sono sotto. Devo lavorare questo per 4 giri, e poi dopo 4 giri dobbiamo lavorare altri 4 giri sempre con il color corallo, dove abbiamo le maglie alte facciamo il ventaglietto, e dove abbiamo il ventaglietto facciamo le maglie alte. Quindi dobbiamo proseguire come abbiamo fatto fino adesso: 8 giri con il corallo e 8 giri con il blu. Ci vediamo alla fine di tutto il lavoro per cucire le spalle del davanti con il dietro. Ho finito di lavorare i 20 cm per arrivare alla spalla, sia del davanti che del dietro. Come vedete il punto è molto particolare, molto bello, e questa gradazione di colori dà un effetto molto bello. Adesso, una volta che ho cucito il tutto, ho trovato la metà e ho fatto una scollatura di 24 cm. Quindi trovatevi la metà. Dal centro io mi sono spostata da una parte 12 cm e 12 cm. Quindi questa è una scollatura direi che va bene un po' per tutti. Se la volete più scollata potete fare 26 cm, quindi dai 24 ai 26 cm è una scollatura giusta. Quindi i restanti centimetri sono per quanto riguarda la spalla. Adesso a questo punto, una volta che ho messo bene i 2 pannelli, questa è l'apertura dello scalfo, quindi come vedete l'ho fatto un bel po' profonda perché volevo una manica molto comoda. Una volta che mettiamo bene i nostri pannelli, adesso dobbiamo cucire con
l'uncinetto il davanti con il dietro. Quindi per quanto riguarda la spalla sono un totale, facendo da questo punto a questo punto 12 centimetri, sono un totale di 7 centimetri, quindi calcoliamo 12 centimetri e metto il segno qui. E adesso devo, questo è il davanti e questo è il dietro, con l'uncinetto devo fare dei piccoli punti bassissimi, quindi entro con l'uncinetto e faccio un piccolo punto. Cercate di, prendendo il davanti e il dietro, di non tirare troppo la lavorazione, altrimenti viene troppo tirata ed è antiestetico. Dovete andare avanti cucendo questa parte della spalla e anche l'altra parte. Ci vediamo al termine per iniziare le maniche. Per quanto riguarda la manica, adesso lavoreremo in tondo. Io con il corallo ho iniziato dal sottomanica e vedo sotto come mi ritrovo con il punto e mi ritrovo con 4 giri di maglie alte. A questo punto, per continuare la lavorazione, o iniziate il giro con le 2 maglie alte oppure iniziate il giro con il ventaglietto di 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Però siccome stiamo lavorando in tondo, non facciamo più mezzo ventaglietto, ma lo lavoreremo normalmente. Quindi io ho deciso di iniziare con il ventaglietto, quindi inizio con 3 catenelle, rientro nello stesso punto e lavoro 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Al termine del giro poi chiudo con una maglia bassissima sulla prima catenella, una catenella di separazione, qui ho una maglia alta, all'interno lavoro le 2 maglie alte, quindi continuo il punto così come va. Adesso qui dove ho lo spazio disponibile lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella e 2 maglie alte, 1 e 2, sempre una catenella, vado a fianco dove ho lo spazio disponibile, qui lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella, qui lavoro il ventaglietto, quindi vado avanti in questo modo fino a terminare il giro. Sono arrivata al termine del giro e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. Ecco, questa è la manica e dobbiamo lavorare come abbiamo lavorato il nostro punto. Con maglie bassissime porto al centro dove ho la catenella di separazione e inizio di nuovo a lavorare il punto come ci troviamo sotto. Quindi il punto non cambia, solo che questa volta stiamo lavorando in tondo e quindi invece di fare metà ventaglietto lo lavoriamo tutto. Invece quando lavoreremo le maglie alte lavoreremo una maglia alta su una seconda maglia alta e una maglia alta sulla maglia alta successiva, come le maglie alte rimangono uguali. Quindi vado avanti qui dove ho le maglie alte, faccio la catenella, faccio le 2 maglie alte, catenella, qui ho il ventaglietto e continuo con il mio ventaglietto. Quindi dovete proseguire in questo modo fino alla vostra lunghezza. Io poi vi dico ogni quanto ho cambiato il colore e quanto l'ho fatta lunga. Quindi il punto non è cambiato. Ripeto, quando vi trovate il giro delle maglie alte dobbiamo fare come abbiamo lavorato sempre le maglie alte normalmente quando ci siamo trovati con il ventaglietto. Ecco come si presenta la mia manica. Come vedete non ho fatto una manica stretta, ma ho lavorato una manica abbastanza larga, quindi per avere maggior movimento. Per quanto riguarda la sequenza dei colori, ho lavorato 2 motivi con il corallo e 2 motivi corrispondono a un motivo che sono 8 giri, quindi ho fatto
due motivi con il corda e alla fine ho terminato con un motivo, quindi solo 8 giri con il blu e ho un totale da questo punto a questo punto di 48 centimetri. Se voi la volete più corta potete terminare con il corda oppure fate un motivo che sono 8 giri con il corallo, un motivo con il corda e un motivo con il blu. Io ho preferito fare questa sequenza, quindi come ho fatto questa manica ho fatto anche dall'altra parte. Per quanto riguarda la larghezza sono all'incirca 40 centimetri. Una volta che ho finito tutto questo, adesso voglio rifinire il bordo anteriore, sia da una parte che dall'altra, riprendendo anche il collo e scendendo per tutto il sotto e anche il bordo inferiore. E lo riprendo con il blu per dare una continuità al lavoro. Quindi adesso vi faccio vedere come iniziare e andare avanti. Dalla parte inferiore ho iniziato con 3 catenelle, ho iniziato con il blu, quindi entro dove ho la catenella d'inizio e lavoro 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Adesso devo fare un giro di maglie alte salendo fin sopra al collo. Quindi devo fare una maglia alta in ogni maglia alta sottostante. Non dobbiamo aumentare le maglie, ma lavorare le maglie alte il giusto, altrimenti il davanti scende troppo. Quindi qui ho una maglia alta e lavoro una maglia alta all'interno della maglia alta sottostante e un'altra maglia alta perché qui entrano 2 maglie alte. Filo sull'uncinetto, qui lavoro una maglia alta, qui lavoro una maglia alta e qui una maglia alta. Quindi proseguite questa, vi faccio vedere una volta che arriviamo al collo come continuare e scendere dall'altra parte. Ho lavorato tutto il mio primo quarto anteriore, sono arrivata qui dove ho il collo e se vi ricordate abbiamo rifinito con delle mezze maglie alte, quindi qui è semplice, abbiamo già la catenella dove poter fare le maglie alte sopra. A questo punto però per far venire la rotondità io ho fatto una maglia alta, lavoro una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. E adesso maglie alte su ogni maglia alta sottostante. Proseguo questo per tutto il giro, quindi quando arrivo dall'altra parte dove ho l'angolo faccio la stessa cosa. Poi quando faccio il secondo giro, qui all'interno lavoro sempre una maglia alta, una catenella e una maglia alta per far girare bene. Quindi andate avanti e vi faccio vedere dall'altra parte come fare di nuovo la rotondità. Ho lavorato tutto il collo, sono arrivata dall'altra parte del davanti, ho fatto una maglia alta, una catenella, rientro nello stesso punto, una maglia alta. E così adesso scendo di nuovo con maglie alte. Una volta che termino il quarto anteriore, arrivo alla fine, arrivo a questo punto, devo ritornare indietro con le maglie alte, quindi faccio le 3 catenelle, ritorno indietro lavorando le maglie alte, vado sopra per tutto questo quarto anteriore, qui a questo punto dove ho la catenella lavoro una maglia alta e una catenella e maglia alta fino a scendere dall'altra parte. Io lavoro questo per 4 giri. Comunque scendo giù e vi faccio rivedere come risalire con le maglie alte. Ho terminato di lavorare tutto il mio bordo. Adesso giro il lavoro e inizio di nuovo la lavorazione con le 3 catenelle che è la mia prima maglia alta e maglia alta su ogni maglia alta sottostante e dove abbiamo l'angolo dobbiamo fare una maglia alta all'interno della catenella, una catenella e una maglia alta. Quindi dobbiamo proseguire la lavorazione fino a salire di nuovo
tutto il nostro bordo, arrivare qua, fare sempre l'angolo. Qui ho la catenella, quindi lavoro maglia alta, catenella e maglia alta all'interno, e poi di nuovo le maglie alte. Quindi io faccio 4 giri per quanto riguarda il mio bordo, però se voi volete lasciare così potete farlo tranquillamente. E poi alla fine questa è una giacca che può essere indossata sia sui jeans che anche sui tubini, e si può rendere anche particolare mettendo una perla come bottone o un bottone gioiello, oppure lasciarla aperta. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi va condividete i miei tutorial, iscrivetevi al canale per far crescere il mio canale e avere altri tutorial, e ho un gruppo Facebook che si chiama Le creazioni di Carola e le amiche di uncinetto, che potete farne parte e condividere i vostri lavori. È un gruppo libero. Ci vediamo a presto con altri video tutorial. Grazie e ciao!